nostro podcast Career in the Cloud, dove raccontiamo e condividiamo le storie dei protagonisti del mondo IT. L'edizione di oggi è dedicata ovviamente al mondo Microsoft. Io sono Carlo Amato, team leader qui in Montreal Associate e da ormai più di 5 anni aiuto partner Microsoft e clienti finali nella ricerca di professionisti, in particolare sul mondo business application, Microsoft Dynamics. È la prima volta che faccio un podcast di questo tipo, anche se qui in Montreal Associate ne abbiamo già fatti parecchi, quasi tutti sul mondo Salesforce, con i miei colleghi Amy e Maurizio, che vi consiglio di guardare, che sono stati molto interessanti. Però, insomma, abbiamo deciso di lanciare comunque un'edizione in italiano dedicata, insomma, al mondo Microsoft. Ci auguriamo che questo diventi un appuntamento mensile e di raccogliere punti di vista e opinioni da persone che vivono direttamente tutti i giorni le problematiche del mondo Microsoft. Quindi introduco il nostro primo ospite di oggi, che ovviamente è Enrico Sforza. Buongiorno Ciao a Enrico, tutti, ciao, come, ciao Carlo. come stai? Bene, bene, sto bene. Perfetto. Io mi presento velocemente, io sono un trainer certificato Microsoft su Dynamics 365 Finance Operation e ho lavorato anche come consulente e tuttora lavoro ancora come consulente. Ci vuoi raccontare Enrico un po' come hai iniziato, un po' diciamo come sei entrato a contatto con il mondo Microsoft, quindi insomma post università, insomma come sei finito in questo, in questo posto, diciamo. Allora, diciamo che è avvenuto in maniera inconsapevole, perché onestamente io ho una in economia, quindi ho fatto la triennale, giusto a titolo informativo, così saluto magari anche qualche ex studente all'Università di Bologna. Ah, perfetto. E successivamente ho fatto una specializzazione all'Università di Pavia, sempre in economia, e come prima esperienza ho fatto una esperienza in amministrazione, quindi parte contabile, ciclo passivo. E lavoravo, diciamo, le mie aspettative erano legate a lavorare quindi in ambito economico. Successivamente ho avuto una chiamata, diciamo, da una delle società no, più grandi sul mercato, all'epoca comunque Capgemini, all'epoca e tutt'oggi, Assolutamente. che riguardava un lavoro di analista funzionale. All'epoca, devo dire, non mi era chiaro del tutto a cosa sarei andato incontro. E forse ripensando, bisognava anche scegliere, no scherzo ovviamente. No, non sapevo a cosa andavo incontro e effettivamente l'ambito in cui ero stato, diciamo, in cui ero stato selezionato era un ambito di analista funzionale su all'epoca AX 2012, che è, diciamo, è l'attuale Finance Operation, Certo. e quindi da prodotto Microsoft. Quindi ho iniziato a lavorare, quindi il primo contatto realmente con Microsoft l'ho avuto, e ti parlo, quindi sono passati forse più di 8 anni fa, e dopo aver fatto questa esperienza come nell'amministrazione sono venuto in contatto, un po' dicevo in maniera inconsapevole, perché all'epoca non, cioè, però quando si inizia un po' è per tutti è così, non si ha ben chiaro quello che sarà diciamo, quello che effettivamente sarà il lavoro che dovrai svolgere, però in quel caso, soprattutto quando sei in, diciamo, quindi quello è stato il primo contatto come consulente. Certo, All'epoca lavoravo soprattutto sui moduli retail e commerce, che certo. sono i moduli con cui ho iniziato. Quanti anni, diciamo, sei rimasto poi, insomma, in consulenza? Allora, gli anni di consulenza ho fatto 6 anni e mezzo in totale, quindi tra diverse società di consulenza, e ho avuto la possibilità quindi di fare tutta una crescita, poi che è quella nel mondo della consulenza, quindi partire da uno stage, quindi io sono partito da uno stage in Capgemini dove, ripeto, non sapevo nulla, quindi non sapevo nulla neanche quello di cosa si trattasse, e ho avuto una formazione sul posto di lavoro, quindi con l'esperienza lavorando sui progetti, a inizio progetti legati al fashion retail, quindi come ripeto sempre legati al mondo della moda, e
e tutta la parte di e-commerce, di gestione dei negozi, che sono poi all'interno del modulo di, diciamo, di AX e attualmente di Finance Operation. E successivamente ho avuto anche la possibilità poi di esplorare altri moduli, quindi parte finance e anche parte magazzini, e devo dire è stata una crescita continua, quindi ho fatto tutti gli step, che sono entrato in stage, ho fatto l'analista funzionale, dopo l'analista funzionale sono diventato consultant, quindi ho avuto più responsabilità fino a diventare senior consultant e basta. Quindi mi sono fermato perché poi ho preso un'altra strada, diciamo. Esatto, esatto, infatti questo è un po' che volevo anche un po' chiederti. Attualmente tu lavori appunto come trainer e insomma volevo Sì. chiederti un po' che cosa ti ha portato insomma a fa questo cambiamento insomma, e un po' com'è stato il processo diciamo, perché ovviamente, è una cosa particolare che insomma, anche altre persone potrebbero essere, interessati, no, a un cambiamento di questo tipo. Certo. Carlo, ti dirò in trasparenza come abbiamo sempre fatto, no, io Ah. e Carlo tra l'altro ci conosciamo da Sì, 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 una da vecchia illo conoscenza. tempore, quindi cioè, mi ha anche seguito nei vari percorsi, quindi Ah, mi conosce benissimo. Allora, diciamo che arrivato a un certo punto, quando arrivi anche a un certo livello di competenze, di conoscenze, hai l'esigenza di secondo me le esigenze sono 2, questo è il mio punto di vista: o decidi di avere una posizione manageriale all'interno o di una società di consulenza o all'interno comunque di società clienti, noi diciamo clienti finali, quindi aziende, oppure, l'altra scelta è comunque decidere di mettersi in proprio e andare avanti, diciamo, sfruttare il discorso delle skills, che si sono durante il tempo, per metterle a disposizione poi direttamente, diciamo, in prima persona o per altre società di consulenza o clienti finali, o come nel mio caso, infatti la domanda giustissima di Carlo è quella, diciamo, perché cosa ti spinge poi a diventare trainer? Il discorso legato al fatto che arrivato a un certo momento hai l'esigenza magari di voler trasmettere anche le tue conoscenze ad altre persone. Questo avviene normalmente già nelle società di consulenza, dove un senior insegna, diciamo, a una persona, diciamo, più junior quali sono le, diciamo, le skills, o le informazioni iniziali, quindi c'è già un livello di formazione. Negli anni ho sempre notato che, allora, la formazione che si ha da parte di un consulente a una persona, diciamo, meno esperta all'interno dell'azienda è un po' diverso da quello che realmente è il discorso legato a una vera e propria formazione. Questo perché? Perché, solitamente quando si lavora non si ha molto il tempo di poter seguire tutte le risorse al meglio, perché ovviamente, quando si lavora nella consulenza non si ha mai tempo, ci sono delle scadenze, quindi si tende a dare sempre meno spazio a quella che è realmente la formazione. Poi ovviamente si impara lavorando con l'esperienza, però i tempi possono essere ovviamente più lunghi. Dedicarsi più alla formazione significa avere un focus centrato su questo, e tra l'altro, Carlo, sono sempre più aziende che puntano su corsi di formazione prima di inserire le persone con le famose academy. Cioè, certo. in E questo passato non esisteva. si ricollega anche un po' a quello che dicevi tu, no, che quando hai iniziato tu hai iniziato non sapendo niente e diciamo se f era stato Esatto. un po' un training on the jobs, quindi diciamo un affiancamento, quindi formazione. Ora magari si cerca di fare qualcosa di un po' più strutturato, quindi con un percorso post laurea, diciamo per esempio di academy, con dei trainer come te, per poi dopo successivamente almeno dargli quell'infarinatura per sapere almeno che cosa, dovranno fare, Esatto. quale è un po' diciamo in teoria insomma il lavoro che andranno a fare insomma e quindi, assolutamente questo sì. No, no, ma è giustissimo. Tra l'altro non è affatto banale, perché quando inizi un lavoro del genere, comunque è un mondo nuovo, perché diciamo che all'università nessuno ti insegna questi aspetti come per altri aspetti lavorativi. Però secondo me è anche molto più vero in quest'ambito, perché ambito, diciamo, una persona che si laurea in economia o in ingegneria gestionale, cioè io sfido chiunque ad andare nell'università a chiedere a degli studenti, cioè, che cosa vorresti fare? Cioè, dubito che uno ti risponda: voglio fare l'analista funzionale, Dynamics o SAP, cioè, è perché è fuori da
sfera dell'ambito universitario, secondo me. Sì, Poi sì, ovviamente attualmente le no, conoscenze attualmente sì, attualmente infatti è molto, diciamo, fuori, tantissime professioni del mondo IT, anche chi si è laureato con lauree attinenti al mondo IT, che può essere ingegneria gestionale o informatica, ha sfiorato soltanto alcune tematiche, per esempio relative al mondo IRP. Magari altre tematiche relative allo sviluppo o relative al mondo data analytics, magari vengono affrontate, però il mondo IRP è sempre stato un mondo che io parlando un po' con insomma, un po' professori e alunni, quasi nessuno ha affrontato se non in alcuni master o in alcuni corsi particolari che sono stati fatti alcune volte, diciamo. E una cosa che volevo chiederti, insomma, Sì. diciamo, immagino hai dovuto prendere una certificazione per diventare trainer, insomma, com'è andata? Che percorso, quanto dura, come funziona il percorso? Allora, certo, sì, ho dovuto prendere delle certificazioni. Ehm, allora, la logica di certificazione Microsoft funziona in questo modo. Quindi, ci sono una serie di certificazioni che trovate poi all'interno anche direttamente della documentazione Microsoft, quindi direttamente sul link di Microsoft, dove alcune certificazioni che ti danno un'abilitazione, una potenziale abilitazione a diventare trainer, okay? Allora io ho un paio di certificazioni che sono sempre legate al mondo Dynamics 365 Finance Operation e, io con queste certificazioni avevo l'abilitazione a poter diventare trainer. Però non serve, quindi questo è il primo passaggio, il primo requisito. Quindi si fa una certificazione. Ricordiamo che per prendere una Microsoft, ipotizziamo una MB300 che è diciamo Sì, quella una classica. certificazione classica, diciamo che poi si divide nei vari approfondimenti che possono essere più finance o supply chain. Diciamo per prendere questo tipo di certificazione bisogna studiare comunque parecchio all'interno dei moduli anche che vengono rilasciati e del materiale che viene rilasciato anche online da Microsoft, quindi studiare tutta questa parte e fare un esame che può essere fatto o online, però con una serie di requisiti, cioè bisogna avere la telecamera sempre, Certo, diciamo connessa, accesa, il computer non deve avere comunque collegato nessun tipo di, uhm, programmi, applicazioni, altrimenti l'esame viene annullato. Quindi okay. oppure può essere fatto quindi o in questa modalità che onestamente sconsiglio per questo motivo, perché il rischio che venga annullato è molto alto, oppure in presenza presso dei centri autorizzati, dove ovviamente devi lasciare telefonino, devi lasciare tutto. Il tipo di esame sono una serie di domande che possono essere a risposta multipla o completare degli step, quindi diciamo non, semplicissimi. Bisogna quindi arrivare, preparati, cioè quindi esercitarsi molto prima e una volta Mh-mh. completato quest'esame, se non sbaglio, per riuscire a superare l'esame bisogna avere almeno il 70% delle risposte corrette. Hai quindi questa certificazione che ha il valore di la validità di 1 anno e poi deve essere rinnovata di anno in anno. E, quindi una volta che hai questa certificazione, più altre certificazioni di questo tipo, puoi, richiedere l'abilitazione a diventare trainer. Per diventare trainer hai bisogno di un corso di formazione per i trainer che ho Ah, dovuto perfetto. fare. Sempre con sempre fatto da Esatto. Sì, Microsoft? sì, con delle società partner di Microsoft. Io ho usato allora non ricordo nello specifico il nome della società, però vabbè c'è un elenco di società partner abilitate, quindi per chiunque sia interessato bisogna andare diciamo sulla parte di, trainer certificati Microsoft, dove ci apparirà un elenco con tutte le società partner di Microsoft autorizzate a gestire questo tipo di formazione. Io ne avevo selezionata una, è una società americana. Diciamo che la maggior parte sono tutte società straniere, Carlo, cioè italiane Okay. non ce ne Quindi sono. viene Quindi fatto sempre in inglese l'esame sì, o l'esame è in okay, inglese. Quindi tutto in anche tutto inglese. il materiale didattico, ti rilasciano tutto il materiale didattico cartaceo, videocorsi, Mh-mh. ovviamente anche un costo. Cioè un costo Più o meno di quanto parliamo, più o meno? parliamo di 2, 3 K, quindi 2, 3 Ah, mila euro, 2, 3.000 € di diciamo che non investimento è sul dico corso. di investimento
corso. Mh-mh. Poi dipende dal tipo di corso, dal tipo di società, alcuni corsi sono, diciamo, con un professore, altri online, quindi con registrazioni. Infine tutti hanno un esame, quindi un esame, che viene fatto online, ovviamente non sono dovuto andare negli Stati Uniti, Certo. che l'ho fatto da casa, superato l'esame praticamente hai una certificazione che ti viene rilasciato da questo ente che, lo puoi, quindi dichiarare a Microsoft e Microsoft ti rilascia, quindi se rispetti tutti questi requisiti, quindi se hai gli esami Microsoft, se hai la certificazione da trainer, viene rilasciato questo certificato distintivo di certificazione trainer riconosciuto da Microsoft. Quindi questo è il passaggio. Aggiungo anche un aspetto che non è banale, che ho scoperto tra l'altro che bisogna stare attenti. In pratica, anche in questo caso, la certificazione da trainer dura 1 anno. Ah, quindi si deve poi rinnovare? Si deve rinnovare ogni anno, quindi vale un po' come il discorso delle certificazioni che abbiamo detto prima degli esami. Qual è la differenza? Che la certificazione da trainer ovviamente non è un esame, quindi non bisognerà risostenere un esame, ma bisogna dimostrare di aver fatto almeno un'academy o quindi un corso, delle lezioni, nel periodo in cui si aveva la certificazione, appunto. Per farlo questo mi dirai: "Carlo, sembra banale". Vabbè, io faccio i corsi, cioè io ho fatto Certo. diverse academy come ben sai, però in realtà di queste qui ho scoperto che in realtà soltanto un corso mi è stato riconosciuto. Perché? Quindi questo è un punto di attenzione. Perché, praticamente i corsi vanno collegati su un'applicazione di metrica, quindi di rilevamento del corso, con un conseguente feedback che viene dato da parte degli studenti, che è sempre disponibile tutte nelle informazioni all'interno quindi del sito Microsoft legato ai trainer e praticamente non solo tu devi essere registrato e iscritto su questo sito di metrica di rilevazione, ma anche l'ente con cui fai l'academy deve essere collegato allo stesso portale, Certo. altrimenti il corso giustamente non viene riconosciuto. Quindi nel mio caso soltanto una società ha fatto questo passaggio e mi risulta, e dico meno male perché almeno Sì, sì. per quest'anno diciamo No. il requisito è un corso, perché E altrimenti quindi il rischio, Carlo, è avendo fatto 5 magari 5 academy, il rischio è che non mi vengano poi riconosciute e io perdo la certificazione. certo, certo. Mi dicevi appunto hai fatto appunto diverse academy, dicevi 5. Non so, immagino che le prime sono state online, qualcuna invece forse in presenza. Se mi puoi raccontare della prima esperienza o di qualche cosa insomma, che è successo che potrebbe essere interessante. Allora, sì, sì, la mia è stata un'esperienza online, quindi l'ho fatta da casa. E tra l'altro non ero ancora diciamo un trainer certificato Microsoft all'epoca, perché ricordiamo che essere certificati Microsoft in molte situazioni è obbligatorio, in altre è soltanto diciamo un plus, ma io tranquillamente con le competenze, dimostrando diciamo il mio curriculum all'interno di una società, diciamo di formazione, io potrei andare comunque a erogare della formazione. Quindi diciamo che introduco anche il discorso che la certificazione non è obbligatoria, però ovviamente fa la differenza. Il primo è stato online e ricordo benissimo, è stata la mia prima esperienza, però cosa riguarda? Il fatto che iniziare comunque il primo corso, ho dovuto costruire praticamente tutto da zero, perché erano 2 settimane di corso in cui ho dovuto strutturare ben tutto, praticamente sul programma. Io praticamente in quel caso prendevo la parte finance, quindi finance, mentre altre persone seguivano la parte, diciamo, di logistica e produzione. Però in quella situazione ho dovuto creare le slide praticamente da solo, ho Certo. dovuto farmi i giri prima, quindi è stato un lavoro iniziale notevole. Poi avere in quell'academy erano tutti neolaureati. Tra l'altro io rientravo già in un processo di un corso che durava 1 mese e io ero all'interno della seconda o terza settimana, non ricordo, però devo dire i ragazzi già si sapevano muovere all'interno del sistema. Poi cosa fondamentale, io quando Carlo chiedo di fare un corso, chiedo sempre di inserire delle macchine virtuali per gli studenti, in modo tale che diventa un corso interattivo, cioè non è Certo. solo una spiegazione passiva, ma ci sono sempre una serie di esercizi che vengono svolti dai ragazzi, beh, è un tipo di apprendimento
diverso, cioè sai benissimo che cambia Assolutamente. totalmente. Sì, sì, assolutamente. Abbiamo fatto un'academy recentemente anche noi su Business Center a Milano. Ah, E quello che volevo chiederti, non so, dicevi poi che hai fatto qualche corso anche su non con neolaureati, ma invece con persone con esperienza. Lì immagino che anche la produzione del materiale e l'approccio sia stato, insomma, diverso. allora sì, allora l'approccio è totalmente diverso Carlo, perché, in questa situazione allora quando hai dei neolaureati hanno una predisposizione accademica, quindi comunque escono ancora da una apprendimento tipico che è quello dell'università, e poi soprattutto non hanno un'idea di quello che è realmente un ERP, e soprattutto nello specifico non conoscono Dynamics 365 Finance Operation. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto quindi è che in realtà le altre persone, chi è già interno a un'azienda o comunque ha già esperienza, quindi gente che già lavora o per azienda o per consulenti all'interno di una società che usa Dynamics 365 Finance Operation, ovviamente conosce molte più cose, e la differenza sostanziale è che loro mirano già dove ci sono le problematiche. Cioè, banalmente, se io devo spiegare un modulo che è tutta la contabilità, per esempio faccio un esempio, contabilità generale, quando parlo con neolaureati introduco praticamente Da dall'inizio zero, dei da tempi, zero. ma è giusto, come è giusto che sia. In quel caso io vabbè, farò comunque una spiegazione rapida anche per avere dei feedback da parte diciamo del mio interlocutore e degli studenti che ho di fronte in quel momento. Ovviamente quando siamo di fronte a persone che già conoscono tutta quella parte io tendo a bypassarla, o comunque a farla molto rapidamente, e loro sono loro propositivi poi a dire: "No, fammi vedere questo particolare tipo di Certo, funzionalità", certo. che Sì. magari è proprio quella un po' più complessa. Quindi è un tipo di, corso ovviamente più faticoso, diciamo così, molto più faticoso. Tra l'altro Certo. veramente finivo le giornate di corso che ho fatto di quella settimana lì, ero devastato praticamente. Erano tra l'altro da casa anche in quel caso, ma io finivo che veramente restavo seduto un mezz'ora che dovevo riprendermi, perché veramente erano 8 Impegnativa. ore intense, sì. Certo, certo, lì è sicuramente tutto un altro contesto immagino. Sì. E niente Enrico, volevo chiederti, qualche insomma, consiglio per chi eventualmente insomma ha un'idea di iniziare questo percorso da trainer, insomma qualche insomma immagino che sono tante le difficoltà iniziali, insomma se hai qualche suggerimento, ecco. Allora, certo. Allora il suggerimento che do è sicuramente allora, prima di tutto bisogna avere una passione per fare questo tipo di lavoro, come diciamo tanti forse tanti o quasi tutti i lavori in generale, però una passione molto forte nell'ambito della formazione. Questa non è una cosa scontata. Io da cosa Assolut diciamo mi ricollego anche a una domanda che mi hai fatto in precedenza. certo, Ehm, il discorso è: perché diventare trainer? Perché significa che già quando io ero consulente, nel momento in cui davo della formazione a delle persone interne all'azienda, oppure anche i trainer che vengono fatti poi agli utenti, cioè io lo facevo davvero con passione, cioè capivo che era una di quelle cose che mi piaceva fare. Quindi se una persona si sente che già ha un interesse st'ambito, quello che, suggerisco è guardarsi intorno, nel senso perché comunque ci sono tante società che offrono questo tipo di corsi di formazione, che cercano persone specializzate, quindi con conoscenza. Quindi anche scrivere alle società principali che possono essere Randstad, Manpower, Overnet, vabbè ne cito alcune, poi ce ne sono tantissime. certo, In quel caso scrivere, magari dire: "Guardate, io ho questo tipo di specializzazione, fate per caso dei corsi?" Perché a volte i corsi non li fanno ogni giorno, però a volte li programmano e manca gente di esperienza. Poi parlo assolutamente. A ovviamente me
Sì, Mi sì, vai capita che Carlo. vengo no, mi capita che vengo contattato anche da scuole di formazione, perché gli mancano dei docenti su alcune tecnologie, alcuni moduli, e quindi sì, assolutamente c'è però anche carenza di gente che, insomma, abbia anche voglia di farlo, perché magari ci sono persone che hanno le Esatto, competenze, ma non sempre hanno la voglia di, insomma, e anche le capacità di esatto. trasmetterle, per cui assolutamente. E tra l'altro, come sai benissimo, nel nostro ambito finance operation è una nicchia, cioè dove già trovare le risorse è veramente molto difficile e quindi è trovare addirittura dei docenti diventa veramente quasi una missione impossibile. Tra l'altro, cioè si può fare formazione, noi parliamo in questo caso di finance operation, ma su tanti ambiti, che ne so, anche legati al mondo Microsoft, quindi su, Power Platform, CRM, o anche Azure, perché a volte a me m'hanno anche proposto perché quelli diciamo i corsi su Azure, per esempio, sono più frequenti perché sono corsi base, dove c'è una richiesta più alta. Infatti qualche Certo. società di formazione mi aveva dato anche il consiglio di diciamo di prepararmi s parte diventare poi anche, diciamo un docente, perché una volta che si è certificati Microsoft, si hanno ovviamente più possibilità. Certo, Un'altra cosa, Carlo, che mi sono dimenticato di dire, che è importante, è l'ambito nel momento in cui si è certificati Microsoft, ovviamente oltre ad avere un titolo, si ha anche la possibilità di avere una serie di materiali, quindi direttamente da che vengono direttamente erogati da Microsoft su tutti i corsi, quindi anche materiale di tipo Word, PowerPoint. Quindi io, diciamo, la prima volta che non ero certificato me li sono dovuti fare tutti io da solo. Invece certo, nel certo. momento in cui ho avuto la possibilità di avere accesso a questo materiale, ovviamente, avevo Almeno il materiale molto più semplice. E certo, almeno poi c'è un hai la possi supporto. esatto, un supporto, ma effettivamente ti fa tantissimo. E poi ti danno anche una macchina virtuale, quindi dove poterti esercitare. Ti danno una macchina Azure, quindi hai comunque a disposizione, hai un forum dove poter chiedere ad altri, ti mettono in contatto con altre persone, quindi entri anche in un ambito di una community che non è da sottovalutare. Quindi questo è l'aspetto sicuramente più No, importante. l'aspetto della community è essenziale, perché poi anche Esatto. anche per i vari corsi, insomma, tra di voi magari potete un po' supportare o consigliare, insomma, su questo. E niente, per terminare ti volevo chiedere, quasi sempre ormai immagino lavori da casa, mhmm, come fai, insomma, a gestire il tempo personale col tempo lavorativo, visto che, insomma, siamo chiusi tra 4 mura. Vedo che sia te che siamo entrambi oggi a casa, tra Esatto. l'altro, per Sì, cui, sì. volevo chiederti un po' se c'è qualche consiglio su questo, e insomma era giusto per chiudere un po'. Allora, bellissima domanda tra l'altro perché vabbè ora siamo proprio a il discorso è che essendo allora faccio anche questa distinzione, essendo aver sia da consulente che da trainer. Allora, nella consulenza, per quanto ovviamente, sia impegnativo, ha un tipo di, diciamo di, sforzo, fatica, chiamiamolo così, differente da quello che è quello della formazione. Nel senso, nella consulenza io lavoro per task, no, io devo fare delle attività e le svolgo e ho, diciamo, tra virgolette, "più libertà" nel gestirmi il mio tempo. Quindi io mi posso gestire il mio tempo in base ai task, alle priorità, ovviamente a quello che è poi, la gestione del progetto su cui sto lavorando, eccetera. Nella formazione invece non è così, perché nella formazione io devo stare collegato 8 ore, quindi vabbè, tolta la pausa pranzo ovviamente, 8 ore al PC. Quindi continue, senza possibilità di fare una pausa, staccare. Sì, ovviamente c'è una pausa di 5 minuti, ma il senso è che viene cioè bisogna a volte anche parlare ore in continuazione, essere al dialogo, ad ascoltare gli studenti. Quindi è un tipo di approccio totalmente diverso. Staccare è difficile secondo me, non ho un conse infatti quando finisco ti dico sono onesto Carlo, quando finisco le ore di formazione da trainer, sono molto, molto stanco al termine di una giornata. Quindi, diciamo, si Certo, stacca perché termina la lezione, però in quel caso termina e quindi hai la possibilità di però hai dato veramente molto effort all'interno. Nella consulenza il discorso è diverso, diciamo non riesci a staccare tanto.
Cioè quindi, è sì, non un po' riesci, diverso. esatto, non termini proprio alle 18 per Assu dire, quindi assu termini a volte, quasi sempre dopo, certo, però hai una gestione del tempo differente perché c'è il consiglio che sì, magari fare anche più pause, quindi certo, staccare mentalmente in quel caso e riprendere in modo tale da ripartire più carico. Quindi a volte se rimani fisso su un'attività e vedi che non riesci a risolvere, stacca quei 10 minuti, ritorna e dai la possibilità anche diciamo, al cervello di riprendersi. Questo è il perfetto. consiglio Grazie consiglio che Enrico. do. Allora, per oggi abbiamo insomma terminato e intanto volevo ringraziare Enrico e chi vuole Grazie a insomma te Carlo. può contattare Enrico tramite LinkedIn se volete insomma qualche informazione, spero insomma che possa essere utile e anche me ovviamente. Questa è la prima edizione, ce ne saranno delle altre, ci auguriamo che diventa un evento ricorrente su Microsoft, ma non solo, e quindi vi ringrazio per l'attenzione, siete riusciti ad arrivare fino a qui e vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti. Ciao.